Il mese scorso abbiamo avviato una miniserie che riguarda la presunta esistenza di guerre civili all'interno della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Abbiamo già visto come, con l'esempio francese, in quel caso di guerre civili proprio non si possa parlare. Oggi affrontiamo un altro teatro bellico, quello jugoslavo, un teatro molto complesso e che ha visto la presenza di diversi personaggi, di diversi protagonisti all'interno di quella che è stata definita da alcuni una prima guerra civile jugoslava, ma che in realtà è un qualcosa di così complesso che definirlo guerra civile è qualcosa di abbastanza azzardato. Oggi vedremo il perché. Prima di entrare nel nostro argomento odierno, vi ricordo ancora una volta l'importanza della sicurezza online, un tema che non mi stancherò mai di ribadire perché d'altronde tutti quanti navighiamo, lo state facendo anche voi se state guardando questo video o lo state ascoltando come podcast. E la sicurezza online è fondamentale perché se ci si aggancia a delle linee non sicure o a facile tasso di penetrazione da parte di malintenzionati, i nostri dati possono finire in mano chissà a chi e chissà cosa potrebbe farne. Noi di Dentro la Storia ci siamo affidati a un partner strategico quale NordVPN, la migliore VPN in circolazione, che ci mette a riparo da qualsiasi rischio ovunque ci troviamo e da qualunque dispositivo noi si scelga di navigare. Grazie alla elevata Threat Protection Pro, anche voi potete usufruire del medesimo servizio in qualità di amici dentro la storia. Un servizio che vi farà navigare tranquilli e sicuri ovunque vi troviate, da qualunque dispositivo scegliate di navigare, anche accedendo a contenuti che a volte possono essere bloccati per motivi di geolocalizzazione. Volete sapere di più? Cliccate nel link che trovate in descrizione e scoprirete quei piani biennali che vi riservano la consueta garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati e 4 mesi gratuiti in aggiunta. La Jugoslavia viene coinvolta nel secondo conflitto mondiale nella primavera del 1941. Ne abbiamo già parlato nel video dedicato a Pietro II di Jugoslavia, il cosiddetto re ragazzino. Trovate il video nel canale. Ma dopo la invasione da parte delle potenze dell'asse e lo smembramento della Jugoslavia con la partenza in esilio verso Londra della corte dei Karađorđević, qualcosa si muove all'interno della Jugoslavia, anzi più di qualcosa, e si muove su diversi fronti. Alcune entità, pensiamo agli Ustascia, ma anche ai Domobranzi, approfittano dell'invasione italo-tedesca per rivendicare una sorta di autonomia, una sorta di indipendenza, creando quelli che però alla fine saranno degli stati fantoccio. Pensiamo ovviamente allo Stato autonomo di Croazia, teoricamente sottoposto alla forma monarchica con Aimone di Savoia-Aosta come appunto sovrano, come monarca, ma in realtà nelle mani del Poglavnik, nelle mani dei fascisti, degli Ustascia. Oppure i Domobranzi che prendono il controllo a poco della provincia di Lubiana e lo faranno dopo il crollo della occupazione italiana. Domobranzi che avranno il pieno appoggio da parte dei tedeschi con il leader collaborazionista Leon Rupnik che si appoggerà alle Waffen-SS del generale Rösener e avrà anche un appoggio politico e religioso da parte del vescovo di Lubiana Grigori Rožman. Ma non ci sono solo queste forze. Già a partire dal 17 aprile 1941, diversi ex militari jugoslavi, quelli che non avevano fatto ritorno alle loro case, che avevano deciso di darsi alla macchia, cominciano a organizzarsi. Il primo nucleo è quello organizzato da Dragoljub Mihajlović, per tutti Cicia Draža, lo zio Draža, un colonnello dell'esercito reale jugoslavo, serbo di origine, che organizza il primo nucleo di resistenza. Draža Mihajlović è un monarchico, è fedele al suo re, ritiene ancora valido il suo giuramento di fedeltà e intende portarlo avanti a tutti i costi, anche delle idee politiche. Draža Mihajlović si è reso conto, ad esempio, del fatto che le tensioni degli anni 30, che erano sfociate nell'assassinio di re Alessandro Karađorđević, erano dovute al fatto dell'accentramento dei poteri proprio attorno a Belgrado e alla monarchia serba. Draža Mihajlović pensava a una nuova Jugoslavia, libera ovviamente dagli occupanti italiani e tedeschi, ma ristrutturata su forma federale mantenendo comunque il cappello della monarchia. Non è l'unico leader a emergere, perché nello stesso periodo il leader dei comunisti jugoslavi,
Josip Broz, detto Tito, dopo aver fatto ritorno in Jugoslavia, organizza le formazioni comuniste nelle prime brigate e poi divisioni proletarie. Sono i partigiani, il nucleo del futuro esercito popolare jugoslavo, mentre quello di Mihajlović diventerà noto come esercito jugoslavo in patria. Sono due formazioni completamente distinte che nella prima fase, i primissimi mesi, dall'aprile al settembre del 1941, cercano anche contatti. Mihajlović, ad esempio, sente parlare di questo Tito, ma non ne conosce nemmeno l'identità reale o le fattezze fisiche, al punto che chiede più e più volte degli incontri, a volte negli accampamenti comunisti, altre volte nel quartier generale dell'esercito jugoslavo in patria. Ma al di là della semplice curiosità personale, Mihajlović e Tito non trovano punti di incontro, peggio trovano punti di scontro, perché sono questioni prettamente politiche. Mihajlović è un monarchico conservatore e ha sempre professato una fede anticomunista, non ne fa mistero. Tito vanta l'appoggio, almeno inizialmente morale, ma non materiale, dell'Unione Sovietica e intende ristrutturare lo Stato jugoslavo, anche questo dopo averlo liberato, in senso sovietico, socialista. Sono due visioni completamente opposte, visioni che sono destinate a non incontrarsi se non per motivi formali, ma a scontrarsi. Già a partire dal settembre-ottobre del 1941 si verificano i primi scontri tra i cetnici, le formazioni dell'esercito jugoslavo in patria di Mihajlović, chiamati così perché si rifacevano alle vecchie cete, le vecchie bande che si opponevano all'impero ottomano nei secoli precedenti, e i comunisti organizzati nelle brigate e nelle divisioni proletarie. Oltre a tutto questo, si sviluppa un ulteriore intreccio, perché tutte e due le formazioni sono contrarie agli Ustascia, che sono esclusivamente croati e che perseguono fini di genocidio. Abbiamo già parlato in passato del campo di Jasenovac, anche di questo trovate l'argomento nel canale per quanto riguarda le collaborazioni da parte della Chiesa Cattolica con gli occupanti nazifascisti. Nei riguardi invece dell'occupante italiano ci sono opposte visioni. Tito lancia spesso e volentieri i suoi partigiani all'attacco delle formazioni italiane, che rispondono con i rastrellamenti, con le rappresaglie, con la volontà di annientare i nuclei partigiani. Mihajlović ha un altro tipo di approccio. Ordina ai suoi uomini di evitare di attaccare il nemico all'interno dei centri abitati proprio per non esporre la popolazione civile a rischio di rappresaglia. E dall'altro lato cerca insistentemente proprio il dialogo con gli italiani. Ha un ufficiale inglese mandato in missione, paracadutato dietro le linee nel 1943, nell'aprile del 43. È lo stesso Mihajlović a dire: gli italiani non sono nostri nemici, anzi sono i nostri unici alleati in questa zona. È facile capire come quell'ufficiale inglese mandato da Londra su indirizzo di Winston Churchill, che appoggiava ufficialmente il governo jugoslavo in esilio, quelle dichiarazioni di Mihajlović provochino una reazione non esattamente favorevole. Fatto sta che fra il 1941 e il 1943 le due differenti formazioni, oltre a combattere gli Ustascia, i domobranzi e le formazioni tedesche, si combattono anche tra di loro. Non trovano punti di contatto. Quando cade la cosiddetta effimera Repubblica di Užice, una piccola repubblica partigiana sorta su un terreno temporaneamente liberato, Mihajlović non corre in soccorso, preferisce preservare i propri uomini. E questo, da un certo punto di vista, segnerà la sua condanna da parte di Tito. Quando invece l'Italia esce dal conflitto, almeno nello scacchiere jugoslavo, il crollo repentino di tutto ciò che era stato esercito italiano, Regio Esercito, coglie inizialmente alla sprovvista non solo i tedeschi e gli Ustascia, ma anche i partigiani e i cetnici, per quanto in realtà poco dopo l'8 settembre del 43 le reazioni siano estremamente diverse. Come abbiamo detto, in Slovenia Leon Rupnik si fa sostanzialmente insediare come presidente della nuova Slovenia alleata del Reich e dà mano libera ai suoi domobranzi per la caccia tanto agli italiani quanto ai partigiani. Gli Ustascia, non occorre dire nulla, continuano semplicemente a perseguire i loro obiettivi, che sono quelli di genocidio, uccisione di serbi ed ebrei in primo luogo. Sostanzialmente non badano
agli italiani quanto ai partigiani. Alcune formazioni decidono di prendersi una bella rivincita nelle zone controllate o un tempo controllate dal Regio Esercito, come ad esempio in Istria. In Dalmazia la situazione è molto diversa. Il generale Giovanni Battista Auxilia trasforma la sua divisione, la divisione Venezia, nel nucleo della prima divisione italiana partigiana, la Garibaldi, una divisione che combatterà per oltre 2 anni al fianco proprio dei partigiani di Tito. E poi ci sono i cetnici che cercano in tutti i modi di appropriarsi delle armi degli italiani, come facevano anche i partigiani di Tito, ma dall'altro lato non si oppongono al tentativo degli italiani di tornare a casa. È un fronte estremamente frammentato, quello jugoslavo, che vive episodi molto duri, molto aspri, episodi di guerriglia, episodi di guerra aperta, di battaglie addirittura campali, in cui chiaramente i due eserciti jugoslavi, quello di Mihajlović e quello di Tito, patiscono l'inferiorità di mezzi nei confronti soprattutto della Wehrmacht nazista, che conta sull'appoggio aereo. Ma il vero punto di svolta nel 1943 è la decisione maturata dagli inglesi e successivamente anche dagli americani di rallentare e al termine fermare i rifornimenti verso l'armata cetnica in favore di Tito, che viene identificato come l'unico vero combattente a favore degli alleati nello scacchiere jugoslavo. Mihajlović in tutto questo vede effettivamente dei problemi. Non per niente nel suo quartier generale di Ravna Gora, Mihajlović vede a poco le sue file assottigliarsi. La missione alleata del luglio del 44 con il colonnello statunitense McDowell, che vorrebbe per l'ultima volta cercare di convincerlo a combattere al fianco degli alleati e a non sprecare le sue forze contro Tito, si risolve in un fallimento. Nel settembre del 44 Mihajlović è costretto a lasciare la Serbia perché è premuto alle spalle dall'Armata Rossa, che è calata lungo la Romania e la Bulgaria, facendo mutare anche i destini di quei due paesi. Da quel momento in avanti Mihajlović si rivolge sempre di più verso i tedeschi, non li combatte più, cerca il contatto con il colonnello Starker e ottiene dai nazisti armi e rifornimenti, non molti, va detto, ma in quella fase della guerra i tedeschi, che hanno spostato nell'area balcanica qualcosa come 10 divisioni, tra divisioni dell'Oher, divisioni miste croate e formazioni Waffen-SS, hanno necessità, si diceva ai tedeschi, di contrastare la guerra partigiana, che è sempre più virulenta, con ogni mezzo a disposizione, anche col collaborazionismo di chi fino a qualche mese prima li aveva combattuti. In quella fase si ha un tutti contro tutti. Mihajlović combatte contro Tito, ma combatte anche contro gli Ustasciak, che sono alleati dei tedeschi. Ustasciak che combattono contro Mihajlović, ma combattono anche contro Tito e sono soggetti al controllo tedesco, che di quando in quando interviene anche con delle corti marziali nei confronti di militari Ustasciak, che esagerano nei metodi, alienandosi le simpatie della popolazione civile. Tito combatte su più fronti, ma ottiene l'appoggio politico degli alleati, tattico da parte dei sovietici e materiale da parte degli italiani, almeno all'inizio con tutto il materiale bellico su cui riesce a mettere le mani, e in seguito anche grazie all'appoggio della divisione partigiana Garibaldi. È davvero un caos che non può essere definito propriamente guerra civile, quanto piuttosto guerra politico-etnica. I domobranzi sono esclusivamente sloveni, gli Ustascia sono esclusivamente croati, i cetnici sono esclusivamente serbi, esclusivamente, cioè vuol dire a esclusione di tutti gli altri. Ci sono delle formazioni musulmane che inizialmente sono appoggiate dall'Italia, ad esempio dal generale Pirzio Biroli e poi dal generale Robotti. L'unica formazione che abbraccia diverse etnie è proprio quella comunista, quella di Tito, ed è quella vincente. Se ne rende conto lo stesso Mihajlović nel febbraio del 1945, quando le sue forze sono già pericolosamente assottigliate. In quel momento, con gli uomini stanchi, indeboliti da un'epidemia di tifo petecchiale e con sempre meno risorse a disposizione, i cetnici si dividono in due. Una colonna che fa capo al montenegrino Pavle Đurišić va verso nord-ovest perché ha intenzione di ricongiungersi con gli anglo-americani che stanno risalendo l'Italia. D'altronde, nessuno all'interno dei cetnici si fa illusioni su quello che sarà il trattamento a loro riservato dai titini a fine guerra. Mihajlović invece viene ingannato dai falsi messaggi fatti trapelare dall'OSNA comunista, falsi messaggi che parlano di una Serbia pronta
a insorgere contro i comunisti e a riabbracciare re Pietro II Karađorđević. Mihajlović quindi punta verso la Serbia. È un errore. La colonna di Đurišić viene annientata dagli Ustascia ben prima di raggiungere l'Istria. Mihajlović va verso Banja Luka e poi Kalinovic, cerca di raggiungere la Drina, il confine naturale della Serbia. Ma a fine aprile del 1945 le sue forze sono accerchiate dai partigiani. Muoiono 7.000 cetnici. Se ne salvano circa 400 che scappano alla disperata. Tra questi c'è Mihajlović che raggiunge le montagne con gli ultimi uomini a lui fedeli. La guerra in Jugoslavia si conclude con la fine dei regimi fantocci, quello degli Ustascia a Zagabria, quello dei Domobranzi a Lubiana, e con il predominio titino. Mihajlović viene catturato dall'Osna alla fine del 1945, all'alba del 46, vicino a quello che una volta era il confine con l'Austria, ed è ridotto malissimo, è deperito fisicamente, quasi cieco, non mangia da settimane ormai. Viene curato apposta per il processo, un processo che viene celebrato a Belgrado alle porte dell'estate del 46, si conclude con la sua fucilazione il 17 luglio del 46. È la fine della fase della guerra intestina, ma non civile, all'interno della Jugoslavia. E perché non è stata una guerra civile in Jugoslavia? Semplicemente perché alcune delle entità che erano sorte, lo Stato libero di Croazia, la provincia autonoma di Lubiana sotto i Domobranzi, erano degli stati fantoccio, non si potevano certo definire degli stati autonomi che avevano conquistato da soli la loro indipendenza. Le formazioni partigiane, quella di Tito e quella di Mihajlović, avevano fini differenti a livello politico, ma si basavano anche su differenti presupposti a livello etnico. Come abbiamo visto, i cetnici di Mihajlović erano esclusivamente serbi. Si può parlare semmai di un'anticipazione delle successive guerre jugoslave, quelle dal 1991 in avanti, guerre a fondamento soprattutto etnico e per certi versi religioso, pur non essendo guerre di religione. In Jugoslavia fino alla sua dissoluzione e anche oggi negli stati post-jugoslavi non si parla di guerra civile ripensando al periodo 1941-1945. A seconda delle zone si parla di guerra di liberazione, guerra partigiana, guerra contro l'occupazione, ma non si usa mai la locuzione guerra civile. Per quale motivo? Perché non lo è stata, non lo si può definire tale, perché la guerra civile prevede che una fazione assuma le armi all'interno di uno Stato preciso contro il governo in carica e proponga un governo alternativo, non in maniera democratica ma in maniera violenta. La Jugoslavia già non esisteva più quando vennero creati gli stati fantoccio e quando Mihajlović e Tito presero le armi. Era un'entità territoriale frantumata, con un governo in esilio, incapace di esercitare il minimo controllo anche solo su una fetta di territorio. Non importa che l'esercito di Mihajlović sia stato definito esercito jugoslavio in patria, era solo un'etichetta, era solo un tentativo di dare una giustificazione a quella che era l'attività stessa di Mihajlović. Un'attività che poi sarebbe stata smentita dai fatti e dalla politica per quanto riguardava le presunte volontà di associarsi al governo jugoslavo in esilio a Londra. Questo fa capire come, quando si parla di guerra civile, occorre sempre studiare ogni singolo dettaglio, analizzare ogni singola situazione, perché il rischio di mescolare le questioni, di far passare come guerra civile quello che è tutt'altro, è sempre presente. A volte il confine è estremamente labile, ma non per questo va scavalcato in maniera incurante, o peggio, va ritenuto così sottile, così flebile da poter essere giudicato inesistente. Il confine c'è sempre e, come disse tanti anni fa un noto regista italiano, le parole sono importanti.